Per l'impasto dei cappelletti inizio grattugiando un po' di limone, sempre se vi piace. A me un po' di aroma piace perché l'hanno sempre messo le mie nonne e la mia mamma. Poi allora a me piacciono con per dire più formaggio, dopo vi dovete regolare voi a seconda dei vostri gusti. E in questo caso io ho preso 3 etti di macinato misto e 2 cacciottine di formaggio morbido. Poi metto 3 etti di grana grattugiato e un po' di noce moscata, anche questa a seconda dei gusti, a me piace abbastanza. E una volta preparati tutti gli ingredienti amalgamiamo. Ok, diciamo che il ripieno è pronto, adesso passiamo a preparare le sfoglie per i cappelletti. Stoppare. A me piace. Adesso prepariamo la sfoglia per fare i cappelletti. Inizio con 3 uova.
Ecco, una volta impastata bene, che non sia troppo dura, e visto che dobbiamo fare i cappelletti, se no ci si seccherebbe velocemente e non si chiuderebbero bene. La facciamo riposare una decina di minuti coperta da uno strofinaccio. Ok, adesso tiriamo la nostra sfoglia col mattarello. Allora, qui ho fatto una seconda sfoglia da 2 uova, quindi piccolina, per darvi un'idea, visto che il ripieno che ho fatto io è abbastanza come quantità e sicuramente vi conviene dimezzarlo. Ad esempio, ne avrò usato tipo 1/3 in una sfoglia e da 3 uova a me sono venuti circa 200 cappelletti, quindi potete sicuramente dimezzare le quantità del ripieno. Adesso io ho fatto una seconda sfoglia da 2 uova per farne altri. Comunque se ne fate
molto e magari non avete tempo, si può finire di farli mettendo il ripieno in frigo anche nel giorno successivo, nei 2 giorni successivi, oppure ne potete fare, se ne dovete fare in grandi quantità, poi dopo una volta fatti li congelate. Allora adesso inizio a tagliare dei quadratini per fare i cappelletti. Anche qui poi li fate un po' a vostro piacimento, perché si potrebbero fare dei cappelletti più grandi, quindi facendo dei quadratoni, oppure piccolini. Metto un po' di ripieno su ognuno. Metto un po' anche nel triangolino, non verrà perfetto come gli altri, ma lo usiamo comunque. Adesso li chiudo facendo un triangolino, sigillando bene e incrociando le 2 punte. Ovviamente quelli di inizio e di fine non vengono perfetti perché non sono dei quadrati perfetti, però l'importante è che siano buoni. E andiamo avanti così finché non finiamo sfoglia e impasto.